Gentilissimi Mr. Putin, signora Meloni, Mr. Zelensky, Mr. Biden, bentrovati, accomodatevi. Ieri avete pronunciato i vostri discorsi come mi avevate promesso. Sono rimasto in trepidante attesa per vedere come avreste messo a frutto il percorso che abbiamo fatto fin qui. Io per questo ho dato la possibilità di parlare, ma come vedete mi sono tenuto l'ultimo spazio, ma non vi prenderò troppo tempo. La giornata di ieri si è conclusa con tutti che hanno avuto modo di ascoltarvi mentre descrivevate le vostre visioni del mondo. Bene, sicuramente avete raggiunto i vostri interlocutori, fossero quelli che la pensano come voi o quelli che la pensano diversamente da voi. Ma non era questo che vi avevo suggerito. Sapete che vi lascio sempre piena autonomia nel mettere in pratica le vostre azioni e dichiarare le vostre intenzioni. Ho bisogno della vostra creatività. Ma vi ho chiamato qui per una riflessione. Abbiate la pazienza di ascoltarmi e di considerare quello che vi dirò senza pregiudizio. Mi aspettavo che avreste messo da parte il rancore, l'odio, l'aggressività e l'esasperazione nel mantenimento della vostra posizione, per guardare dall'altra parte, non per minacciare e incutere paura, ma per dialogare. Mi aspettavo che lo avreste fatto. Mi aspettavo che ciascuno di voi non solo avrebbe messo in evidenza la rilevanza dei vostri popoli che avete alle vostre spalle, la loro cultura, la loro tradizione, il contributo che hanno dato nella storia dell'uomo, nella scienza, nella ricerca, nell'arte, nella tecnologia. Mi aspettavo che avreste anche riconosciuto che nessuno dei modelli culturali, sociali o economici di cui disponiamo è definitivo, ma che ciascuno è perfettibile. Mi aspettavo che un varco restasse aperto, che fosse lasciato spazio a una visione più ampia per la raccolta delle vostre energie, per affrontare le sfide che ci aspettano. L'energia, la pace, la libertà, la cultura, la salute, l'ambiente, la sicurezza alimentare. Pensavo che avreste usato delle parole per mettere davanti a tutto l'impegno nel raggiungere questi obiettivi insieme. Pensavo che foste pronti finalmente a tendere la mano. Sì, perché ognuno di voi può avere una visione e questa non è né giusta né sbagliata. Non ho chiesto a nessuno di voi un giudizio, né sulla vostra visione né su quella degli altri. Ma avevo chiesto di parlare, e lo avete fatto ieri, per anticipare una visione da costruire insieme. Esistono gli strumenti di dialogo e di cooperazione, se non vanno bene, se ritenete che possano essere migliorabili, lavoriamo per farlo. Ci sono delle ingiustizie che si perpetrano nel mondo, ma nessuno di voi è in potere per assumere un ruolo di difensore di principi e ideali. Nessuno di voi, di noi, è l'esito di uno sviluppo di una cultura che non ha commesso errori. E nessuno ha smesso di commettere errori. Probabilmente non riusciremo ad evitare altri errori nel futuro. Quindi quello che vi avevo chiesto non era di guardare al passato, non era di guardare all'altra parte per cercare responsabilità e colpe. Vi avevo chiesto di guardare al futuro, senza insistere sulle vostre posizioni, senza auspicare la distruzione dell'altro e la sua rovina, che genererebbero probabilmente altra miseria, altro dolore, altra inumanità. Per questo desideravo che voi raggiungeste i miei fratelli americani, i miei fratelli ucraini, i miei fratelli russi, i miei fratelli africani, cinesi, italiani e di tutti i paesi del mondo, in un modo che tutti potessero sentirsi coinvolti in un comune progetto di prosperità. Prosperità per la quale vi avevo suggerito una strategia tesa a sospendere il giudizio. Nessuno dei miei fratelli è perfetto, io non sono perfetto. Per questo vi avevo chiesto di lasciare uno spazio non per la paura, né per la minaccia, non per cercare il consenso o per prospettare la vostra visione contrapposta alle altre, ma semplicemente per dare possibilità di unire le vostre visioni, di chiarire i punti, compresi quelli a cui ciascuno dovrà lavorare per soluzioni vincenti per tutti.
A me non importa difendere e distinguere quali dei miei fratelli stanno morendo, quali dei miei fratelli stanno soffrendo, perché probabilmente pochi dei miei fratelli hanno una responsabilità e men che meno le loro famiglie che stanno soffrendo. A me importava che le vostre intenzioni fossero quelle di restituire questi ragazzi alle loro famiglie. Questo non significa che dobbiate mettere da parte i vostri progetti, la vostra idea di futuro, ma senza tutti questi ragazzi, che non avranno il futuro che avrebbero meritato, come può il vostro futuro essere il nostro futuro, il futuro di tutti? Vi avevo per questo invitato a riflettere sullo spazio da lasciare per discutere insieme. Uno spazio senza il quale i problemi e le sfide di cui prima vi ho fatto cenno non potranno essere affrontati, perché nessuno è in carica, nessuno ha il potere e la disponibilità di risorse per assicurare un futuro migliore per tutto il pianeta. Quindi mi aspettavo che non ci fossero proclami nei vostri discorsi. La seconda possibilità è oggi. Riflettete e andate. Fatelo per i nostri e per i miei fratelli.